Benvenuto in questo nuovo approfondimento. Oggi entriamo subito nel vivo di una questione che sta letteralmente facendo impazzire il web, i watermark invisibili dell'intelligenza artificiale. Andremo oltre i titoli a chiappa-click per capire cosa sta succedendo davvero a livello tecnico e legale e soprattutto come questa novità cambierà i testi e i file che generiamo ogni singolo giorno. Allora, tutto questo caos parte da un post che è diventato virale in un attimo. Parliamo di decine di milioni di visualizzazioni. Leggendo che d'ora in poi tutto il testo avrà un watermark invisibile incorporato, si è scatenato il panico assoluto. Ma la realtà è molto più sfumata di così. Per non farci prendere dall'ansia, dobbiamo smontare questo mito e guardare i fatti concreti. Per capire bene cosa significa tutto questo per chi lavora nel digitale, oggi seguiremo questo percorso. Partiamo dal panico e la realtà dei fatti, passiamo all'impatto dell'EU AI Act, vediamo cosa sono davvero questi watermark, come impattano creator e programmatori, esploriamo i rischi di rilevamento e chiudiamo con il futuro dei dati sintetici. Partiamo subito con i primi due punti in agenda, il panico e la realtà e l'impatto del nuovo AI Act europeo. Dunque, il vero motore dietro a questo cambiamento epocale è una legislazione internazionale molto severa che arriva dall'Unione Europea. L'articolo 50 richiede specificatamente che i contenuti siano, cito testualmente, in un formato leggibile dalle macchine. Questo obbliga i giganti dell'IA a modificare i loro sistemi alla base. E attenzione, non importa se i server sono fisicamente negli Stati Uniti, se il sistema è utilizzabile in Europa, devono adeguarsi, altrimenti rischiano di perdere un mercato immenso. Ma qui c'è un malinteso gigantesco che sta mandando in tilt la rete. Dobbiamo assolutamente separare il ruolo del fornitore da quello dell'utilizzatore. La legge impone questi obblighi ad aziende come OpenAI o Anthropic. Loro sono i fornitori, quelli che costruiscono i server. Noi, i professionisti o i creator che digitano sulle tastiere ogni giorno, siamo gli utilizzatori. La legge sta imponendo le regole a chi crea la tecnologia, non a chi la usa per scrivere una mail o un documento. E se guardiamo questa timeline, diventa palese che non stiamo parlando della decisione isolata di una singola azienda, ma di un vero e proprio effetto domino in tutto il settore. Google ha iniziato a tracciare i testi con SynthDid già a inizio 2024. Ad agosto, Anthropic si è allineata per il mercato europeo e per dicembre ci si aspetta che l'intera industria si sia adeguata alla scadenza definitiva. Infatti, basta dare un'occhiata allo stato dell'industria oggi. Quasi tutti i grandi nomi hanno già firmato il codice di condotta europeo sulla trasparenza. Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Mistral, tutti allineati. L'unica voce davvero fuori dal coro al momento è XAI, che si è rifiutata di firmare e conformarsi a queste regole. Passiamo al punto 3. Cosa sono esattamente i watermark? Ok, la domanda cruciale è: come funziona questa tecnologia? Praticamente ci sono due metodi per tracciare un contenuto. I metadati, come lo standard C2PA, sono un po' come l'etichetta col nome che attacchiamo alla valigia. Utilissima, certo, ma basta un attimo per strapparla via dal file. I watermark incorporati invece sono letteralmente cuciti nel tessuto delle parole stesse. Non si possono semplicemente cancellare eliminando le proprietà di un file. Ed è questo che sta generando così tanta preoccupazione. Ma come fanno a cucirlo nel testo? Non stanno mica nascondendo delle parole scritte in bianco su sfondo bianco. Il sistema fa delle modifiche strutturali minuscole. Funziona così: mentre l'IA genera il testo, divide il vocabolario a disposizione in due liste segrete. Chiamiamole lista rossa e lista verde. Poi altera leggermente le proprie regole interne per pescare molte più parole dalla lista verde. È letteralmente come truccare dei dadi per far uscire più spesso i numeri pari. Nessun umano lo noterebbe mai, ma un software di rilevamento può leggere quella firma statistica in un secondo. Questo ci porta al quarto punto in agenda, l'impatto reale su creator e codice. Le aziende di IA ci rassicurano dicendo che la qualità non ne risentirà minimamente, e per i testi normali è assolutamente vero. Cambiare qualche parola in un articolo o in una mail è del tutto invisibile perché ci sono infiniti modi per esprimere un concetto in linguaggio naturale, ma con il codice informatico è un potenziale disastro. La programmazione pura matematica è rigida. Se forzi il sistema a usare pattern specifici solo per rispettare il watermark, rischi di distruggere la sintassi e rompere il codice. Questo è un problema strutturale enorme per gli sviluppatori. Andiamo al quinto punto: i rischi legati ai software di rilevamento.
Dobbiamo fare un vero e proprio reset mentale su come interpretiamo questi watermark. Vederli come un certificato di paternità, cioè presumere che l'IA abbia scritto tutto da zero, è un errore concettuale gravissimo. Dobbiamo invece considerarli come un'impronta digitale di contatto. Ci dicono solamente che l'IA ha toccato quel file a un certo punto del processo. Niente di più, niente di meno. Ed ecco perché i falsi positivi sono un pericolo insidiosissimo. Mettiamo caso di aver scritto un saggio brillante, 100% originale, col sudore della fronte. Poi lo passiamo all'IA solo per correggere la grammatica, o magari per tradurlo. Boom! Toccandolo, l'IA ci stampa sopra il suo watermark. Da quel momento i rilevatori usati da scuole o datori di lavoro lo segnaleranno come generato artificialmente per intero. È un incubo per chiunque usi questi strumenti solo per affinare il proprio lavoro. Dall'altra parte della medaglia ci sono i falsi negativi. L'assenza di un watermark non significa affatto che il testo sia stato scritto da un essere umano. Zero garanzie. Magari è stato generato con un modello vecchio, oppure il testo è troppo corto per contenere la firma statistica, o è stato modificato pesantemente. O semplicemente è stato generato da un'IA rivale che usa regole di tracciamento diverse. Insomma, questi rilevatori sbaglieranno di continuo, in un senso e nell'altro. Infine, esploriamo l'ultimo punto, forse il più interessante, il futuro dei dati sintetici. Oggi Internet sta letteralmente affogando nei testi generati artificialmente. Questo innesca quello che gli addetti ai lavori chiamano il ciclo dei dati sintetici. I nuovi modelli si addestrano sulla spazzatura generata dai vecchi modelli online. È come un cane che si morde la coda in un loop infinito. Senza dati originali e puliti scritti da mani umane, la qualità di queste intelligenze artificiali è destinata inevitabilmente a crollare su se stessa. Ma aspettate, ed ecco il colpo di scena. Alle aziende di IA, sotto sotto, questa regola europea piace da impazzire. Inserendo watermark segreti ovunque, ora possono setacciare internet e scartare in automatico tutta la spazzatura sintetica che loro stessi hanno creato in passato. Possono isolare i contenuti puri per addestrare i loro futuri supermodelli. E la cosa più geniale? Possono fare questa pulizia enorme alzando le mani e dicendo al pubblico ce lo impone l'Europa! Una scusa perfetta e a prova di bomba per fare i propri interessi tecnici. Quindi, mentre il web si piega a questa nuova, invisibile infrastruttura, bisogna capire come valutare il lavoro umano in un mondo che ormai è in gran parte automatizzato di default. I watermark invisibili saranno la salvezza dei contenuti originali, isolando i dati puliti per il futuro, o diventeranno una trappola che punisce ingiustamente i professionisti che usano l'IA solo come un banalissimo correttore ortografico? È una sfida enorme che cambierà per sempre le regole del gioco. Una domanda fondamentale su cui riflettere a lungo. Grazie per aver seguito questa analisi. Alla prossima!